Ciao da Gabriele di Staticalmo, il servizio di consulenza statistica che aiuta la tua azienda nel prendere decisioni statisticamente più rigorose. Oggi ti mostro un altro sondaggio che ha varie caratteristiche, diciamo, nuove. Innanzitutto abbiamo 20 risposte con 80 domande. Quindi è un sondaggio molto corposo, però raccolti su pochi campioni. I campioni in questo caso risultano i dipendenti di un'azienda indiana. Tra l'altro non avevano una richiesta per niente di chiara, il che mi è sembrato molto strano e andando avanti capirai il perché. Abbiamo un sondaggio che probabilmente viene da qualcuno che fa risorse umane esterne all'azienda. Perché ti dico questo? Perché innanzitutto quando ho letto l'introduzione, diciamo, a questo dataset, la richiesta del committente non mi sembrava chiara. E mi sembra molto strano che una persona commissiona un sondaggio fatto così e poi non sa esattamente che tipo di analisi vuole. Però andiamo a vedere le domande. Abbiamo innanzitutto il tempo di completamento, poi l'età, il genere, l'altezza, il peso, il BMI che è una trasformata del peso, il tipo di lavoro, il numero dell'edificio, altre cose collegate al lavoro, poi abbiamo variabili ambientali, cosa che ho trovata sorprendente. Poi abbiamo domande generiche riguardo la postazione del lavoro, la distanza dalla finestra, dall'aria condizionata, quanto lavorano in termini di ore, domande sulla salute generale e qua iniziano le domande un pochino più delicate, cioè quelle che hanno a che fare col discomfort e ogni domanda si riferisce ad una domanda prima, nel senso discomfort alla luce, riguardo la qualità dell'aria collegato alla CO2, poi abbiamo una cosa generale per quanto riguarda la qualità dell'aria, poi abbiamo sempre domande che hanno a che fare con le variabili ambientali misurate, poi però si scende più nello specifico su domande che hanno a che fare con strategie collegate a dei parametri ambientali o ambientali, ad esempio la temperatura. In qualcuna di queste domande chiede se porta la giacchetta, se porta un riscaldatore personale o comunque se tendono a mettere indumenti che evitano certe situazioni. Come vedi, fino adesso abbiamo domande molto generiche, che appunto non si capisce qual è l'obiettivo di chi ha creato il sondaggio. Poi però andiamo a questa sezione che inizia con una giornata tipica. Hai, chiamiamolo disagio per qualcosa collegato sempre alle variabili ambientali e abbiamo una sfilza di domande collegate a questa tematica, al che io, pensandoci per più di un quarto d'ora, mi sono fatto un'idea di quella che poteva essere l'obiettivo del sondaggio, che però non era chiaro evidentemente all'azienda, ma solo al sondaggista. Ho l'ipotesi che, oddio, più che un'ipotesi è una tesi, che in realtà lo scopo del sondaggio è misurare il livello di non soddisfazione del dipendente al fine di capire chi se ne andrà prima. Di solito chi ha una certa esperienza con i sondaggi crea una sfilza di domande e quelle domande hanno un argomento comune, ma esistono argomenti che in un certo senso distraggono e argomenti che in realtà vanno a tracciare quello di interesse del sondaggista, di solito in accordo con l'azienda. Quindi secondo me il sondaggista voleva tracciare una variabile latente, cioè una variabile non direttamente misurabile per una serie di motivi, che è appunto il grado di non soddisfazione verso il luogo di lavoro, al fine anche di prevenire quello che è l'abbandono di un cliente. Come dicevo, io quindi ho creato questo indicatore che è una somma essenzialmente dei livelli di tutta questa sfilza di domande e a questo punto mi serve fare un filtro enorme perché sennò non riesco a farti vedere cosa ci faccio con questo filtro. Innanzitutto io nascondo queste colonne e a questo punto posso valutare se il grado di insoddisfazione verso il luogo di lavoro dipende dall'età. Facendo una cosa diciamo molto all'acqua di rose, io qua dentro non vedo nessun tipo di relazione. Potrei fare lo stesso controllo per il genere e anche qui, anche se comunque andrebbe aggregato facendo una specie di media, anche qui a me non viene da dire che qua ci passa una retta con una pendenza, al che potrei sempre domandarmi se il grado di soddisfazione dipende dal peso, cosa che mi sembra una cosa molto fantasiosa, ma anche qui io non ci vedo passare dentro una retta con una pendenza, quindi un'ipotesi di correlazione lineare significativa. L'unica cosa che a me viene in mente di fare in questo caso è di fare un punteggio costruito come, e qui si è visto
qualche puntata precedente sul tema, non farò nulla di nuovo. Io faccio la media di questi valori, a seguire faccio la deviazione standard della popolazione di questi valori e a questo punto io costruisco la formula dello statistica test collegato ad una distribuzione normale. Bada bene che questa è un po' una forzatura, perché qui non andrebbe usata una distribuzione normale ma una distribuzione TD student, perché siamo sotto le 30 osservazioni, quindi abbiamo questa distorsione. Quindi abbiamo questo meno questo bloccato con F4 fratto questo bloccato con F4, trascino giù e a questo punto tolgo qualche decimale perché sennò faccio fatica. Questo punteggio perché lo faccio? Perché semplicemente se io non lo faccio dico questo qui è quello più a rischio di andarsene, ma non è mica detto, magari c'è qualche altro valore significativo, ad esempio questo. Ma effettivamente facendo questo tipo di test, che ripeto non è il più corretto, ma per questioni di velocità te lo faccio vedere così, effettivamente viene fuori che il primo della classifica è quello più a rischio di andarsene, assieme a quest'altro che era sotto e non vedevo, che è il primo in assoluto. Probabilmente se io faccio la formula con lo statistica test collegato al t-test, anche 8 salta fuori come significativo. Quindi avremmo effettivamente 3 persone a rischio di abbandono. Per concludere, in questo video ti ho fatto vedere come, nonostante avevamo tante colonne per un sondaggio, a livello di analisi non sapevo cosa farci, perché anche chi ha somministrato questi dati non si è spiegato a sufficienza. Quindi ho un po' utilizzato la creatività, che deriva anche dalle conoscenze sul come funzionano i sondaggi e perché di solito si fanno i sondaggi, e sono venuto a capo di questa cosa. In altre parole, ti sto dando un suggerimento sul come non consegnare i risultati di un sondaggio, perché se non mi dai un minimo di obiettivo mi tocca andare di creatività, e comunque il pensiero creativo richiede più tempo rispetto all'avere già delle indicazioni da parte tua. E se anche tu vorresti capire le caratteristiche dei dipendenti più a rischio di abbandono al fine di prevenire questa cosa ed evitare problemi, mi puoi contattare sui principali social e ci metteremo d'accordo. Ciao e alla prossima!